Ciao a tutti. Faccia presente che questo test è rivolto ad entrambi i sessi e fornisce una panoramica sulle tue principali caratteristiche. I punteggi possono aiutarti a capire meglio i tuoi punti di forza e le aree in cui potresti voler lavorare. Ma ricorda che nessun test può catturare la complessità di un soggetto e i risultati dovrebbero essere utilizzati come uno strumento di autoriflessione piuttosto che come una valutazione definitiva. In questo specifico test psicologico della personalità risponderai semplicemente sì o no a ciascuna affermazione. Dopodiché sommerai il numero totale dei sì per ciascuna sezione. Infine, il punteggio fornirà dei risultati chiari sulla tua personalità. Ora iniziamo il test psicologico della personalità. Sezioni. Estroversione. Mi piace essere al centro dell'attenzione. Mi sento a mio agio in situazioni sociali. Partecipo attivamente alle conversazioni di gruppo. Mi sento piena di energia dopo aver trascorso del tempo con altre persone. Trovo facile fare nuove amicizie. Introversione. Preferisco passare il tempo da sola o con poche persone fidate. Mi sento a mio agio quando sono da sola. Trovo energie nei momenti di solitudine. Preferisco ascoltare piuttosto che parlare in gruppi. Mi piace riflettere da sola sui miei pensieri. Coscienziosità. Completo i compiti con cura e attenzione ai dettagli. Sono sempre preparata. Mi impegno a rispettare le scadenze. Mantengo le mie promesse. Mi piace organizzare il mio tempo e le mie attività. Gradevolezza. Cerco di essere gentile con gli altri. Mi preoccupo per i sentimenti degli altri. Trovo difficile arrabbiarmi con gli altri. Mi piace aiutare le persone in difficoltà. Mi sforzo di evitare conflitti. Stabilità emotiva. Mi sento generalmente calma e rilassata. Riesco a gestire lo stress senza troppi problemi. Spesso mi sento triste o giù di morale. Mi sento spesso ansiosa o nervosa. Mi arrabbio facilmente con le persone intorno a me. Risposte. Per ciascuna sezione conta quante volte hai risposto sì e somma il totale. Ad esempio, se hai risposto sì a 3 domande nella sezione estroversione, il tuo punteggio per quella sezione sarà 3. Interpretazione dei punteggi. Dopo aver ottenuto il punteggio per ogni sezione, puoi fare le seguenti considerazioni. Estroversione. Bassa da 0 a 1. Tendenze introverse. Media da 2 a 3. Equilibrio tra introversione ed estroversione. Alta da 4 a 5. Tendenze estroverse. Introversione. Bassa da 0 a 1. Tendenze estroverse. Media da 2 a 3. Equilibrio tra introversione ed estroversione.
alta da 4 a 5 tendenze introverse. Coscienziosità, bassa da 0 a 2 tendenze disorganizzate o poco affidabili. Media 3, equilibrio tra disorganizzazione e coscienziosità. Alta da 4 a 5 tendenze organizzate e affidabili. Gradevolezza bassa da 0 a 2 tendenze poco collaborative o empatiche. Media 3, equilibrio tra assertività e gradevolezza. Alta da 4 a 5 tendenze collaborative ed empatiche. Stabilità emotiva bassa da 0 a 1 tendenze emotivamente instabili. Media da 2 a 3 equilibrio tra stabilità emotiva e instabilità. Alta da 4 a 5 tendenze emotivamente stabili. Ecco fatto. Ora tutto ciò ti fornirà una panoramica sulla tua personalità. Ma in che cosa consiste la personalità di un individuo? La personalità di una persona è un insieme unico di caratteristiche psicologiche che influenzano il modo in cui pensa, sente e si comporta. È una costruzione complessa e multiforme che si sviluppa attraverso l'interazione di fattori biologici, ambientali ed esperienziali. La personalità può essere descritta e compresa attraverso diversi modelli e teorie, ciascuno dei quali offre una prospettiva unica sull'individuo. Ecco una panoramica di alcuni aspetti fondamentali della personalità. Caratteristiche distinte. La personalità si manifesta attraverso tratti distintivi che sono relativamente stabili nel tempo e che differenziano un individuo dagli altri. Questi tratti possono includere l'apertura all'esperienza, la coscienziosità, l'estroversione, la gradevolezza e la stabilità emotiva. Motivazioni e desideri. La personalità influisce sulle motivazioni e sui desideri di una persona, determinando ciò che cerca nella vita e ciò che la motiva a perseguire determinati obiettivi. Ad esempio, una persona con un alto grado di apertura all'esperienza potrebbe essere spinta dalla curiosità e dalla ricerca di nuove esperienze, mentre una persona con una forte coscienziosità potrebbe essere motivata dal desiderio di raggiungere l'eccellenza e il successo professionale. Comportamenti abituali. La personalità si riflette nei comportamenti abituali di un individuo, come la routine quotidiana, le abitudini sociali e le reazioni agli eventi della vita. Tali comportamenti sono spesso predittivi e possono fornire intuizioni sul funzionamento interno di una persona. Processi cognitivi ed emotivi. La personalità influisce sui processi cognitivi ed emotivi di un individuo, determinando il modo in cui interpreta il mondo, gestisce le emozioni e prende decisioni. Ad esempio, una persona con una predisposizione al pessimismo potrebbe essere incline ad interpretare gli eventi in modo negativo, mentre una persona con una forte resilienza emotiva potrebbe essere in grado di affrontare meglio lo stress e l'avversità. Sviluppo e cambiamento. La personalità è soggetta a sviluppo e cambiamento nel corso della vita di una persona, influenzata da esperienze significative, incontri importanti e processi di apprendimento. Sebbene i tratti di personalità siano generalmente stabili, è possibile che si verifichino notevoli cambiamenti in risposta ad eventi di una certa importanza o a periodi di transizione.
In sintesi, la personalità di una persona è una combinazione complessa di tratti, di motivazioni, di comportamenti e di processi mentali che definiscono chi è e come interagisce con il mondo circostante. È un aspetto centrale dell'identità individuale e influisce su tutti gli aspetti della vita di una persona, comprese le relazioni interpersonali, le scelte di carriera, il benessere emotivo e il successo personale. Qual è il tuo punteggio? Racconta qui sotto nei commenti. Ricordati di iscriverti al canale e di attivare la campanella, così potrai ricevere le notifiche dei nuovi video. Grazie per avermi seguita.